Mi capita spesso di leggere nei forum e di parlare con chi possiede un bar e mi chiede ma quanto dovrebbe costare un caffè? Oppure frasi del genere, ma se aumento il caffè a 1 euro o più di 1 euro perdo tutti i clienti. Bene, oggi parliamo del prezzo giusto a cui dovrebbe essere venduto un caffè al bar. Iniziamo. Allora, questo del prezzo del caffè al bar è un argomento veramente stringente, nel senso che se ne parla spesso, è uscito anche un articolo sul Corriere, su Repubblica, su tanti giornali che proprio parlava di questo aspetto e quindi si diceva che il ricavo netto per ogni tazzina per un bar che vende il caffè a 1 euro è solo di 8 centesimi e questo è figlio di un calcolo molto dettagliato che poi potremmo andare a vedere. E io frequento sia tanti bar che magari prendono il mio caffè, sia frequento tanti baristi, leggo tanti forum di appassionati di caffè, anche che hanno bar, e questo del prezzo della tazzina del caffè è veramente un argomento tanto discusso. C'è chi dice che una tazzina di caffè costa 30 centesimi e quindi il guadagno c'è chi fa conti più approfonditi in cui va a inserire anche il costo della manodopera, l'ammortamento di tutti i macchinari, dell'affitto del locale e dell'energia, e i conti che vengono sono molto più simili a questi 8 centesimi che è il ricavo netto per ogni tazzina calcolato da questa inchiesta. Ma al di là di quale sia il punto giusto tra chi dice ci si guadagnano più di 50 centesimi e chi dice 8 centesimi, se noi non riusciamo a vendere il caffè a più di 1 euro a tazzina perché siamo bloccati da da questa costruzione psicologica di non poterlo superare, siamo sicuramente bloccati da un costo della materia prima che tendenzialmente nel corso degli anni va sempre a salire, sia perché il caffè aumenta, sia perché aumenta il costo del lavoro, aumenta il costo dell'energia, e quindi siamo bloccati e la parte del ricavo è sempre ferma a 1 euro, addirittura in alcune parti d'Italia anche sotto 1 euro. In realtà appunto in alcune parti del nord il prezzo di 1 euro è stato sdoganato e si vende tranquillamente a 1,10 euro, 1,20 euro. Ma quale sarebbe il costo giusto? Allora, il costo giusto che questa ricerca fa dice appunto che il costo del caffè in tazzina, che è il costo al chilo del caffè diviso per il numero di tazzine, è 14 centesimi, ci può stare. Il costo di tutto il mondo degli accessori, ovvero zucchero o dolcificante o l'aggiunta di latte, è sui 12 centesimi, e poi c'è il costo del personale che qui viene indicato come 51 centesimi, che sostanzialmente è quasi 2 minuti il tempo di preparazione di un caffè, ovviamente considerando tutto, sia la fase pre, cioè ovvero il pagamento, poi l'erogazione del caffè, sia la fase post di pulizia della tazzina e di tutto quanto, e sia gli altri costi quali elettricità, acqua, affitto, considerati in 8 centesimi, che fa sì che il totale dei costi per tazzina di questa ricerca sia 85 centesimi. E quindi 1 euro meno l'IVA, meno questi 85 centesimi, fa sì che il ricavo sembra veramente misero. Questi conti sono abbastanza giusti, a meno che non ci siano appunto casi particolari. Quello su cui vorrei far riflettere, soprattutto se voi avete un bar, è chi ha stabilito che 1 euro è il prezzo giusto. Allora, sicuramente c'è la concorrenza, sicuramente il bar accanto a voi venderà il caffè a 1 euro e quindi voi avete questo vincolo psicologico e anche il vincolo psicologico della monetina, perché la monetina da 1 euro, se fosse stata 1,10 euro il prezzo sarebbe stato da 1,10 euro. Però secondo me dobbiamo anche uscire da questa logica e la maniera più facile secondo me non è aumentare i prezzi e non mettere il caffè a 1,40 euro da domani, ma iniziare a portare i nostri consumatori del nostro bar a bere un caffè di maggior qualità. Vi faccio un esempio. Se voi andate in autogrill, ed è un peccato che Autogrill ci debba insegnare queste tecniche perché teoricamente noi baristi dovremmo essere i primi a riuscire a trasmettere ai nostri clienti. Se voi andate in Autogrill, oggi quando chiedete un caffè c'è subito la persona che vi fa pagare che vi rilancia chiedendovi: volete un caffè speciale 100% arabica? Ovviamente voi siete tentati a dire di sì perché la differenza di prezzo è poca, però non pagate più il caffè basico ma pagate un caffè speciale a qualcosa in più. Perché voi non lo fate nel vostro bar? Quello che io consiglio da torrefattore artigianale che fa delle miscele molto ricercate e molto speciali è: ok, avete trovato il vostro equilibrio con il vostro caffè con cui vi sentite sicuri, che è quello che vi ha fatto il contratto, da cui non vi potete muovere e che vi ha dato la macchina, ok, proseguite con quello, siete vincolati purtroppo. Ma se voi affiancate un altro macinino e ci mettete un'altra miscela di caffè speciale, quella miscela speciale, se raccontata ai clienti, non è detto che debba costare 1 euro. Potete sicuramente dare un caffè veramente di qualità e andatevelo a cercare ovviamente di qualità, perché chiedere più soldi al cliente senza dare nulla in cambio non è corretto. Andate assolutamente a cercare una torrefazione artigianale, poi che sia la mia mi fa piacere, o cercatene altrimenti un'altra che faccia veramente dei caffè speciali e non dei caffè commerciali, che riuscite a dare al cliente quel valore aggiunto in tazzina che quando voi al mattino lo vedete entrare
e vi chiede il solito caffè, voi potrete rilanciare dicendo: vuoi assaggiare qualcosa di veramente particolare che io ho trovato, ho scoperto e che voglio farti assaggiare? Costa solo 30 centesimi in più, costa solo 50 centesimi in più. Io consiglio sempre ai miei clienti bar di affiancare un secondo macinino, non costano tanto, e di affiancarlo con una miscela speciale da far assaggiare ai propri clienti. Ora vi lascio una spezzone di video che ho registrato quest'estate con Michele Cantarella, che parla proprio di questo argomento, e Michele Cantarella è un formatore dell'Espresso Academy, e alla fine di questa piccola e breve chiacchierata con Michele vi lascerò anche il video in cui sorteggerò chi ha commentato il video settimana scorsa, e se volete essere voi a vincere settimana prossima delle mie miscele, commentate questo video, potreste essere voi a vincere. Un saluto e alla prossima! Poi oggi vorrei, visto che ti sono venuto a trovare nella tua caffetteria qua in centro a Salerno, che è uno specialty coffee vero perché ha tante buonorigini, mi hai fatto questa buonissima bevanda fresca che poi vabbè, questa ci dovresti insegnare a replicarla, poi chi vorrà replicarla saprà a chi chiedere, è semplicissima, poi lo vedono anche nel video. Vorrei che mi facessi assaggiare, li fai tu, così li fai bene rispetto a come li faccio io, che mi fai assaggiare qualche monorigine diverso e che mi racconti che monorigine ci fai assaggiare. E poi prima di andare davanti alla macchina ti volevo chiedere, visto che usciamo da questa maledetta pandemia che ha cambiato tanto i nostri consumi, e siccome tanti di quelli che ci guardano magari hanno un bar, sono appunto specializzati nel mondo del caffè, tu che percezione hai avuto? Come ti è cambiato il consumo nel tuo locale? Sicuramente oggi c'è bisogno di una stragrande varietà, di avere una nuova concezione di, io dico bar, ma a me dire bar non è che mi piace tanto, ma una nuova concezione di caffetteria. Quello che mi ha salvato e ha salvato l'attività è stato praticamente il mettersi insieme a dire alle persone: vuoi un caffè, vuoi il mio caffè? Beh, come faccio a fartelo avere perché tu non ti puoi muovere? E quindi, come sempre abbiamo lavorato, e come sempre lavora questa torrefazione con questo punto vendita, ci siamo mossi e abbiamo lavorato tanto su quello che è il caffè macinato. Tanta gente ha avuto tempo di restare a casa, quindi ha cominciato ad avere il primo approccio all'espresso fatto a casa, oppure tanta gente ha rispolverato la moka che aveva nella sua credenza, nel suo coso, e quindi si sono messi a fare la moka. Tante altre persone magari non hanno avuto tutte queste possibilità, alla fine mi hanno chiamato e in qualche modo ho cercato di portare comunque una bevanda di qualità, perché il problema dell'asporto c'è stato quando ho cominciato a seguire espresso nella carta, nella plastica. Dopo 3 secondi veramente, per quanto mi riguarda, era una bevanda che non riusciva a bere, non rispecchiava la qualità che aveva. Quindi a tantissimi ho consigliato: guardate, provate a bere un caffè filtro, quindi fatto con V60, fatto con Chemex, essendo in una zona posizionata al centro, ho avuto un buon risultato, tenendo conto che prima non facevo nessun caffè filtro, oggi ne faccio almeno 5 al giorno, grazie anche al Covid. Questa cosa del caffè filtro ha funzionato molto bene. Quindi Sì, questo e poi è è interessante importante. secondo me questa riscoperta del bere il caffè a casa, no? Che potenzialmente per chi ha un bar come te può essere una minaccia, però per chi ha anche un bar come te che già appunto vende le proprie miscele, le macina anche per moka per farle portare a casa, sei diciamo un bar tra virgolette voluto che un po' tutti ci dobbiamo diventare, perché altrimenti guadagnare dal 90 centesimi, €1 della tazzina al bancone è sempre più difficile, soprattutto se ci metti un caffè di qualità, che insomma è la base di tutto il nostro. Quella è la base, il fondamento. Sì, e poi mi piace tantissimo la tua caffetteria perché tu hai tanti macinini, no? Uno dei miei mantra è che dico sempre a tutti: avete trovato la vostra miscela, e quello è il vostro standard, e quello è il vostro caffè da €1,90, affiancate sempre con un caffè speciale. Certo. Poi il caffè speciale si può essere monorigine, può essere una miscela speciale, ma lo fa anche l'autogrill oramai, cioè certo. Prima di venire da te mi sono fermato all'autogrill e lui mi ha detto: invece del caffè normale poi quello 100% arabica, costa un po' di più, quindi non facciamoci insegnare da autogrill come si deve far uscire un caffè a più di €1, certo. Ma siamo noi che stiamo dietro il bancone e che sappiamo riconoscere un caffè di qualità e dobbiamo proporre al cliente qualcosa di speciale. Perfetto, vediamo chi del video settimana scorsa ha commentato e vincerà delle mie miscele che avrò il piacere di mangiarvi se mi iscriverà alla mail.
Ha vinto Mattia Maiello. Mattia, complimenti, scrivimi nella mail che trovi in descrizione, indicami che macchinetta hai e sarà per me un piacere regalarti un assaggio delle mie miscele. Ciao e a sabato!